Sono a Roma, davanti alla chiesa di San Francesco a Ripa, nel rione Trastevere, strettamente legato alla storia dell'ordine francescano. Il nome a Ripa deriva dalla vicinanza dell'antico porto fluviale sul Tevere, detto Ripa Grande. La chiesa è famosa per ospitare la cappella Paluzzi Albertoni, dove si trova una delle opere più celebri del barocco romano, l'Estasi della Beata Ludovica Albertoni, di Gian Lorenzo Bernini, nella parete di fondo del transetto sinistro, eseguita nel 1674, una scultura che richiama lo stile dell'Estasi di Santa Teresa della chiesa di Santa Maria della Vittoria e raffigura la mistica esperienza della Beata, vero esempio di trasporto mistico carnale con una teatralità tipica del barocco. Sopra troviamo la Madonna col Bambino e Sant'Anna del Baciccio. La parete di fondo è stata scenograficamente arretrata per permettere alla luce di penetrare nell'ambiente da due finestre laterali nascoste, creando un effetto quasi soprannaturale. La chiesa, costruita nel XII secolo e ristrutturata nel XVII, ha una facciata semplice progettata da Matteo De Rossi e custodisce la cella in cui soggiornò San Francesco d'Assisi durante le sue visite a Roma. Jacopa dei Sette Soli ebbe un ruolo fondamentale nella diffusione del messaggio francescano a Roma. Ella apparteneva alla nobile famiglia romana dei Frangipane, una delle più potenti di Roma. Rimasta vedova giovane, amministrò con grande abilità il suo patrimonio e si dedicò ad opere di carità, avvicinandosi agli ideali di San Francesco. Egli la chiamava affettuosamente Fra Jacopa, un titolo insolito per una donna, segno del profondo legame spirituale e dell'importanza che aveva nella comunità francescana. Quando San Francesco venne a Roma per ottenere l'approvazione della sua regola da parte del Papa, trovò accoglienza proprio grazie a Jacopa. Lei gli fornì protezione e supporto, introducendolo nei circoli nobiliari e forse facilitando il suo incontro con Innocenzo III, il pontefice che avrebbe approvato la regola francescana nel 1209. La tradizione narra che fu Jacopa a donare ai francescani il terreno su cui sorge oggi il convento e la chiesa di San Francesco a Ripa. Questo luogo divenne la prima sede dell'ordine francescano a Roma e conserva ancora la cella dove San Francesco soggiornò durante i suoi viaggi e dove si trova la pietra che, secondo la tradizione, fungeva da cuscino per il santo. All'interno di uno scenografico apparato di armadi barocchi è conservata una tavola con San Francesco attribuita a Margaritone d'Arezzo. Uno degli episodi più celebri legati a Jacopa riguarda la morte di San Francesco, quando il santo nel 1226 si trovava alla Porzuncola d'Assisi. Espresse il desiderio di vedere per l'ultima volta la sua amica romana e di gustare i suoi mostaccioli, dolci di miele e mandorle che lei preparava per lui. Si dice che Francesco abbia scritto una lettera a Jacopo, ma prima che il messaggero partisse, lei era già in viaggio per Assisi, come se avesse percepito la chiamata spirituale. Arrivò giusto in tempo per stare accanto a Francesco negli ultimi giorni e per offrirgli questi dolci. Sapevi che la chiesa di San Francesco a Ripa custodisce le spoglie mortali di Giorgio De Chirico, benefattore dei frati minori, cui era particolarmente legato? Il suo stile metafisico evoca le atmosfere mistiche della chiesa.